Con Cristiano Luzzago una storia di automobili e passione, vestita di rosso. Non avete ancora scoperto di che vettura si tratta? Scopriamole insieme. Oggi parliamo di un'altra casa automobilistica inglese, la Allard. Il fondatore, Sidney Allard, era figlio di un costruttore edile che desiderava che Sidney continuasse l'impresa di famiglia. Tuttavia Sidney era talmente appassionato di motori e di competizioni che a nulla valsero gli sforzi del padre per farlo desistere. Fin dall'inizio della sua attività nel 1936 lui si dedicò con vari prototipi alle competizioni, principalmente gare di trial che erano, come abbiamo già detto in altre puntate, molto in voga in quegli anni in Inghilterra. Costruì dei prototipi sempre con motori americani 8 cilindri che, abbinati a delle carrozzerie molto leggere, gli consentivano di arrivare a scalare delle colline che altre macchine non potevano e quindi a primeggiare sempre in questo tipo di competizione. Questo gli valse una buona notorietà nell'ambito delle competizioni motoristiche e quindi il suo progetto era quello di avviare una vera e propria produzione di automobili. La fine della guerra, periodo nel quale, grazie alla maturata esperienza nella riparazione e nella preparazione di motori 8 cilindri, si dedicò con la sua officina a riparare mezzi militari 8 cilindri. Quindi le vetture prodotte nell'anteguerra furono soltanto una dozzina e principalmente prototipi. Nel dopoguerra invece cominciò una vera e propria produzione di vetture che fu identificata nei vari modelli con delle sigle particolari che erano J, K, L, M e P e stavano a indicare delle tipologie di vetture che erano sempre basate come linee e come impronta sullo stile delle Allard che vediamo oggi, però avevano delle destinazioni di utilizzo diverse. Quindi le J erano le vetture per le competizioni sportive, le K, come l'esemplare che abbiamo qua oggi, erano delle Tourer 2 posti, le L erano delle Tourer 4 posti, le M erano delle Drophead e le P erano delle Coupé 2 porte 4 posti. La Allard era una casa automobilistica che si identificava molto con il suo proprietario. Infatti Sidney era un personaggio che era particolarmente appassionato di corse e tutta la produzione delle sue vetture era comunque di vetture sportive. Lui, oltre che costruttore, era anche pilota e le sue automobili ebbero la possibilità di piazzarsi anche al terzo posto nella 24 ore di Le Mans del 1950 e addirittura al primo posto del Rallye di Monte Carlo del 1952. Quando Sidney Allard decise di esportare le vetture in America fu molto facilitato perché l'adozione di motori americani 8 cilindri di varie tipologie e di varie marche furono particolarmente graditi ai mercati d'oltremare perché le messe a punto tecniche erano assolutamente comuni e facili da affrontare. La caratteristica che rende unica la Allard e che la rende facilmente distinguibile rispetto a tutte le altre macchine di produzione è proprio il muso, con questa calandra dalle dimensioni importanti che arriva fino quasi al cofano motore. La Allard nel corso della sua produzione costruì soltanto 1900 automobili che furono vendute sul mercato americano e sul mercato inglese e tutti questi modelli furono caratterizzati dalla medesima linea. Pur essendo diversi nelle loro configurazioni, quindi 2 posti, 4 posti, cabriolet, tourer, sport, però l'impronta del marchio della produzione di Sidney Allard è sempre stata la medesima. Linee molto filanti, molto aerodinamiche, molto arrotondate, decisamente accattivanti, spesso con i parafanghi posteriori chiusi con degli spat come in questo modello e con questa copriruota di scorta che viene a riempire questa coda particolarmente
particolarmente lunga. Il parabrezza reclinabile è un'altra delle caratteristiche dei modelli sportivi. Insomma, una produzione, quella di Allard, che si identifica con il proprietario e che infatti terminerà con la scomparsa di Sidney. Come abbiamo detto, le Allard erano quasi tutte equipaggiate con motori 8 cilindri di derivazione americana. Questo modello in particolare monta un Ford a valvole laterali di 3600 cm3 con soli 95 cavalli a 3800 giri, ma una coppia talmente bassa che gli consente una mobilità ai bassi regimi veramente eccezionale. La K1 è un modello molto interessante perché è stato prodotto soltanto in 151 esemplari. È una Tourer, come abbiamo detto, 2 posti, quindi una vettura molto sportiva, dalle linee aerodinamiche e molto accattivanti, che la rendono sicuramente nell'ambito del collezionismo di auto storiche un pezzo raro e di grande rilievo nella storia dell'automobilismo.